Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo top semplicissimo che non è nient'altro che un top a fascia, quindi una fascia alla quale ho realizzato delle asole lungo i laterali, dopodiché ho inserito questo cordino. La trovo una bella idea come top copricostume perché appunto siamo in periodo di vacanze. È comunque un progetto che rientra nel riciclo, quindi siamo a fine stagione, i gomitoli che abbiamo in giro usiamoli come possiamo. Detto questo, vi lascio al materiale occorrente e una breve spiegazione di come ho lavorato, dopodiché al tutorial. Per questo progetto ho usato il cotone fiocco, vi mostro le fascette perché non ne ho avanzato, nella variante lilla e nella variante gialla. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto 3,5, un ago da lana eventualmente, però nel video vi farò vedere come nascondere le codine man mano, un metro da sarta ed una forbice. Per ricavare questo top dovremo andare a realizzare una striscia che io ho calcolato in questa maniera. Sono andata a prendere la misura 3-4 dita sopra l'ombelico. Dopodiché sono andata a calcolare la misura giustamente che arrivasse a coprire il seno. Questa misura, la prima, quella in basso, è di 74 cm, mentre l'altezza è di 24 cm. Siccome poi la striscia andrà rifinita in questa maniera, sia da una parte che dall'altra, io ho realizzato una catenella di 70 cm che con questo filato, questo uncinetto, la mia mano, equivale a 140 catenelle. Considerando che il multiplo del punto è di 8 più 4. Ora, siccome io la fascia l'ho fatta, ho fatto anche una rifinitura, dopo insieme andremo a vedere come rifinire l'altra parte, perché nella rifinitura abbiamo ricavato delle asole per fare la chiusura a bustino. Andrò a farvi un campione con un altro filato perché praticamente il filato che ho usato non ne ho più. Ne ho abbastanza per fare l'ultima rifinitura e dopodiché andremo a fare un cordoncino per chiudere, quindi l'ho finito. Vado a farvi il campione con questo che tanto comunque è lo stesso tipo di filato. Vado a montare le mie catenelle, quindi abbiamo detto che abbiamo bisogno di un multiplo di 8 più 4, ne vado a montare 52. Vado avanti fino a 52. Una volta fatte le mie 52 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro. Entro nella catenella numero 2 e vado a fare un punto basso, dopodiché ne farò altri 3, ogni punto per una catenella che abbiamo a disposizione, quindi avremo in totale di 4 punti bassi su 4 catenelle. Dopodiché vado nel punto successivo e faccio un punto alto e ripeto la stessa operazione per altre 3 volte, quindi avremo 4 punti alti su 4 catenelle. Semplicemente vado nelle catenelle successive e vado a fare gli altri 4 punti alti. Alterneremo 4 punti alti a 4 punti bassi con una lavorazione che va a punto su punto, quindi non dovremo saltarne neanche uno e non dovremo fare nessuna catenella di separazione. Detto questo, vado nel catenella successiva, vado a lavorare i miei 4 punti alti, uno per ogni catenella, entro nella catenella che viene dopo e vado a lavorare 4 punti bassi, catenella successiva, vado a lavorare 4 punti alti punto su punto, entro nella catenella successiva e vado a fare
i miei 4 punti bassi su 4 catenelle. Finiti i miei 4 punti bassi, vado a fare 4 punti alti. Praticamente andremo a lavorare tutta la sequenza in questa maniera. Fatti i miei 4 punti alti, andrò a fare 4 punti bassi, uno per ogni catenella, dopodiché 4 punti alti, sempre uno su ogni catenella, e andremo a finire la riga così come l'abbiamo iniziata. Abbiamo cominciato con 4 punti bassi, andremo a finirla con 4 punti bassi. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Realizzata la riga numero 1, andremo a fare la riga numero 2, che non è nient'altro che la fotocopia della riga numero 1. Quindi giro il mio lavoro, vado a fare 4 punti bassi sui 4 punti bassi, entro dove ci sono i punti alti e vado a farmi i miei 4 punti alti. Dopodiché ho i 4 punti bassi, vado a fare 4 punti bassi, mi sposto sui 4 punti alti e vado a fare 4 punti alti. Semplicemente in questa maniera. Dove abbiamo lavorato punti bassi facciamo punti bassi, dove abbiamo lavorato punti alti facciamo punti alti. Ci vediamo quando sono arrivata a fine riga. Una volta realizzata la riga numero 2 faccio la mia catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo, giro il lavoro, vado a prendere l'altro filato che io vado ad iniziare così. Siccome dovremo iniziare con un punto alto e voglio nascondere i fili man mano che lavoro, inizio il punto alto così, faccio il mio nodino iniziale, prendo il filo come se dovessi fare il punto alto e lo tengo bloccato tra le due dita, vedete? Entro nel primo punto basso utile, tengo il mio filo marrone in parallelo, così inizio già a nasconderlo, e vado a fare direttamente un punto alto in questa maniera. Ho già il punto alto fatto, poi nel ritorno andrò a girare la codina e la andrò a nascondere direttamente, in modo da averne poche da nascondere col lavo dopo. Detto questo, tengo sempre la mia codina marrone in parallelo e vado a fare 4 punti alti sopra i 4 punti bassi. Praticamente invertiamo la sequenza. Qui ho i miei punti alti, vado a fare 4 punti bassi. Prendo il filo, ho i miei 4 punti bassi nella riga sottostante e vado a fare 4 punti alti. Qui ho i 4 punti alti, vado sopra con 4 punti bassi. Prendo il filo, ho 4 punti bassi, vado a fare i miei 4 punti alti. Continuo con questa sequenza, ci vediamo a fine riga e vado a terminare questa riga con i 4 punti alti, dopodiché andremo a voltare il lavoro e ripeteremo la stessa riga. Quindi sono arrivata all'ultimo punto, io inizio in questa maniera, voi potete iniziare tranquillamente con le 3 catenelle, quindi vado a fare il mio punto basso, vado a fare il mio punto basso subito sotto, entro nella costina più esterna, vado a prendere il filo, faccio un secondo punto basso, questo andrà a sostituire il mio primo punto alto, dopodiché vado a completare il gruppo con altri 3 punti alti,
Qui ho i 4 punti bassi, entro e vado a fare 4 punti bassi. Prendo il filo e vado a fare i miei 4 punti alti sui 4 punti alti che abbiamo della riga sottostante. Vado a concludere la riga in questa maniera, ma ci vediamo un po' prima che vi mostro come vado a nascondere questa codina nel mentre sto lavorando. Sono arrivata vicino a fine riga, ora mi ritrovo con questa codina che semplicemente giro verso la lavorazione dalla parte che ho deciso che è il rovescio perché c'è l'altra codina nascosta, vado a terminare la sequenza tenendo la codina parallela però davanti, semplicemente. Diciamo che è un po' la scoperta dell'acqua calda. Qui ho i punti bassi, vado a fare i miei punti bassi. Qui ho gli ultimi 4 punti alti, vado a fare i miei 4 punti alti, sempre tenendo la codina ben accostata. Attenzione all'ultimo, se avete iniziato il lavoro come l'ho iniziato io, magari un pochino stretto, quindi e andate a fare l'ultimo punto alto. La codina resta ben nascosta, il bordo resta anche abbastanza regolare. Ora, terminata anche questa riga, faccio la mia catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo, giro il lavoro. Voi potete utilizzare anche più colori, io andrò ad utilizzare questi due perché il top l'ho fatto con solo 2 colori, però voi potete recuperare tutti gli avanzi di gomitoli e vedere appunto che stiano bene insieme e fare più colori. È anche un modo per poter riciclare in maniera gradevole i filati che abbiamo avanzato dai progetti estivi. Detto questo, vado a fare il mio nodino iniziale e qui vado a fare il punto basso, ma faccio la stessa cosa. Prendo la codina arancione e inizio a nascondere questa. La codina marrone la vado a prendere dopo quando ritorno. In questo modo non restano troppi fili insieme e lo spessore del lavoro resta anche abbastanza omogeneo. Però ovviamente voi potete gestire le codine come siete più abituate a gestirle. Detto questo, ho iniziato come ho iniziato la lavorazione, quindi qui abbiamo i 4 punti alti, ho iniziato con i 4 punti bassi, ho già fatto i 4 punti alti, ora vado a fare i 4 punti bassi, praticamente la stessa sequenza, però praticamente ripeto la stessa sequenza delle prime 2 righe. Qui ho i punti bassi, vado a fare i miei 4 punti alti. Qui ho i punti alti, vado a fare i miei 4 punti bassi. Ora vado a fine riga con questa sequenza, rifaccio la seconda riga mantenendo la stessa sequenza. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Siamo arrivati vicino alla codina nel giro di ritorno. Stessa cosa, piego la mia codina verso l'interno e vado a terminare la riga con la sequenza che sto realizzando. Tengo la mia codina parallela e qui ho iniziato con i 4 punti bassi, vado a terminare con 4 punti bassi. Nodino di sicurezza,
taglio il filo e inizio la riga che comincia con i punti alti. Quindi vado a rifare lo stesso discorso che ho fatto nell'inizio precedente. Vado a fare il mio nodino di sicurezza, carico già il filo come se dovessi fare un punto alto, entro nel punto basso che ho subito all'inizio, tengo la codina parallela e vado a fare il mio punto alto. Dopodiché tengo la codina marrone durante la lavorazione, vado a fare i miei 4 punti alti, 4 punti bassi, eccetera eccetera. Il lavoro da fare è tutto qui, quindi alterneremo 2 righe con 4 punti bassi, 4 punti alti, fino a finire con 4 punti bassi, e li alterneremo con altre 2 righe che iniziano con 4 punti alti, 4 punti bassi, fino a finire con 4 punti alti per tutta la lavorazione. Detto questo, facciamo finta che noi abbiamo fatto la nostra striscia, il nostro top, facciamo finta che l'abbiamo finito ed andiamo a rifinire quello originale, che ho rifinito in questa maniera. Ho realizzato 3 righe di punti bassi, nell'ultima ho fatto una serie di asole che ci permetteranno di inserire il cordoncino per poi incrociarlo per la chiusura. Vado a prendere il lato che devo rifinire, il filato lilla, e vado a fare le righe di punti bassi. Quindi dove ho il punto basso in orizzontale lavoro un punto basso, quindi qui sul giallo ho 2 punti bassi, quindi 2 punti bassi. Dove ho il filo lilla saranno 4 punti bassi perché sono 2 punti alti e dovremo fare un punto basso per punto alto che troviamo in orizzontale. 2 punti bassi per punto alto che troviamo in orizzontale. Qui ho il giallo, quindi sono 2 punti. Qui, mentre qui ho il lilla e sono 4 punti bassi. Giallo 2, lilla 4. Vado avanti a fare tutta questa riga in questa maniera, dopodiché ne farò una seconda lavorando punto su punto. Ci vediamo quando sono tornata indietro. Una volta fatte le 2 righe di punto basso, nel mio caso 2, se vi mancano dei centimetri, vedete un po' strettino, potrete farne di più. Le righe di punto basso servono anche per poter aggiustare al meglio la misura. Detto questo, vado a realizzare una riga con una serie di asole che io ho gestito in questo modo. Voi dovrete trovare un pochino la quadra in base ai punti che avrete. Un punto basso, 2 catenelle, salto 2 punti bassi, entro nel numero 3 e vado a fare su 5 punti bassi, 2 catenelle, salto 2 punti di base e vado a fare 5 punti bassi, punto su punto, 2 catenelle, ops, salto 2 punti di base e vado a farne 5. Due catenelle, salto 2 di base, vado a farne 5 e così fino alla fine. Sono arrivata alla fine, mi mancano 3 punti, quindi vado a fare 2 catenelle, entro nell'ultimo punto disponibile
vado a fare un punto basso, nodino di sicurezza e abbiamo terminato il nostro top. Ora andremo a realizzare un cordoncino. Per il cordoncino ho deciso di usare i due colori, quindi sia il giallo che il lilla. Li accoppio, vado a fare il nodino iniziale, dopodiché li divido. Tengo un colore davanti con l'indice e un colore dietro come teniamo il filo normalmente. Passo sotto io davanti al giallo, passo sotto al giallo, prendo il filo e lo chiudo con il lilla. Passo sotto il giallo, prendo il filo sull'uncinetto e lo chiudo con il lilla. Di nuovo passo sotto il giallo, prendo il filo e lo chiudo. Passo sotto il giallo, prendo il lilla e chiudo. Passo sotto il giallo, vedete ho due asoline come se fosse un punto basso e lo chiudo con il lilla. Prendo il giallo, chiudo col lilla. Prendo il giallo, chiudo col lilla. In questa maniera semplicissima. Adesso vado avanti a realizzare il cordino, penso che mi fermerò intorno al 1,5 metri. Quando sono arrivata alla fine vi dirò esattamente quanto è lungo e vedremo come chiudere il cordino. Ci vediamo dopo. Ho raggiunto più o meno il 1,5 metri. Adesso andiamo a vedere come chiudere il nostro cordino. Semplicemente in questa maniera. Porto tutti e due i fili vicini e vado a chiudere con l'uncinetto. Taglio il filo, lo estraggo e vado a fare un nodo. Faccio un cappietto, vado a prendere i due fili e vado a chiuderli più vicino che posso al nodino di sicurezza. In questa maniera. Dopodiché vado a prendere l'altra parte è la parte iniziale, quindi non si disferà mai, e vado a tagliare a 1 centimetro più o meno, lasciando così i due fili in questa maniera, tipo stringa. Dopodiché andremo a inserire il nostro cordino nel top. Se volete aiutatevi con una spilla o con un marcapunti. Quindi infilo un'estremità da una parte, un'estremità dall'altra dopodiché vado ad incrociare questo di qua, lo porto dall'altra parte e quest'altro lo porto dalla parte opposta. E continuo ad incrociare finché non abbiamo terminato le nostre asole. Ovviamente la parte dove c'è il seno resterà un pochino più aperta, mentre andrà a stringersi verso la vita. Ci vediamo quando ho intrecciato tutto il cordino. Ho inserito tutto il mio cordoncino, ovviamente andrà poi regolato quando l'avrete indossato, dopodiché si andrà
a chiudere con un fiocco, con un doppio nodo, con quello che credete. Ed ecco che il nostro top è terminato e lo trovo carinissimo. A questo punto mi piace tantissimo, probabilmente mi proporrò dell'altro con questo punto perché lo trovo davvero bello e tra l'altro è un modo per usare più colori senza usare il granny, che per carità il granny è sempre un'ottima idea, ma delle volte è bello anche cambiare. Ciao a tutti, al prossimo video.